cortato, tagliato. Con la moto cayó el cerro, bajando la maquinaria, a lo mejor en 2 horas más pueden abrir el camino. Quanto? 2 horas. 2 ore. Sí, más. Ragazzi, la strada è chiusa. Dos, sicuro? 2 horas. Sicuro? Hay una pequeña posibilidad. Il cammino è chiuso. Il Signore sta aspettando perché pensa che fra 2 ore possano liberare la strada. Per il temporale di stanotte hanno chiuso la strada perché è venuta giù la montagna. Llegando para poder pasar de a uno. Una coche solo? Sí. En el cerro uno puede ir caminando a ver. Ah. Se ven las máquinas abajo y los vehículos esperando. Ah, ok. Ah, quanto tempo es que espera aquí? Yo hace poquito, hace como media hora, ¿no? Ah. Pero hay una posibilidad de que abran el camino, entonces por eso estoy esperando. Ok, il Signore sta aspettando perché c'è una possibilità che possano aprire il cammino. Noi dobbiamo decidere cosa fare. Appena parlato con gli addetti ai lavori ci hanno detto circa media ora con la moto si potrebbe passare. Incrociamo le dita e ora tiriamo fuori le riserve auree. Mai rimanere senza cibo in Patagonia perché qua le eventualità sono infinite. Ripartiamo dalla pausa snack. Guardate il meteo come è migliorato, il vento è aumentato, la fortuna è sempre con noi ragazzi. In fondo è bello scuro, comunque speriamo che aprano più presto. Io avevo messo anche gli occhiali da sole perché per un attimo era uscito un sole che ci accecava, ma troppo ottimismo. Guardate il contrasto azzurro delle acque del lago con il cielo grigio scuro, inquietante. Qua ci sono circa 3 curve a gomito, lo vedo dal navigatore. Guardate anche qua la pietra che è crollata. Nel ripio la situazione peggiore è sempre quando c'è il vento, è il vento che crea problemi perché ti sposta all'avantreno e quindi tu non riesci a camminare sul battuto, sulla parte dura del ripio e ti trovi quindi sopra il brecciolino senza volerlo. Penso che questa notte qua era meglio non passarci quando c'è stato il temporale. Forse hanno aperto? Non vedo più le auto ferme, chiudiamo il casco sopra e prepariamoci al peggio. Lo so che voi che state a casa in questo momento sul divano ci invidiate tantissimo, lo sento proprio. Guardate che tornanti. Io comunque voglio pensare positivo, non penso che faccia un temporale pazzesco. Abbiamo 48 km per arrivare a Puerto Guadal, considerando una velocità media di 30-35 km orari. Se il ripio è messo così, un'ora e un quarto. Dai. Guardate con il vento che sembra un mare il lago. Erano qua dove facevano i lavori? Penso proprio di sì, che vedo anche il ripio di colore diverso. È crollata la montagna praticamente. Idem qua. Certo, non dovrebbe essere piacevole passare mentre scendono queste pietre. Un'immagine un po' lugubre, però in teoria quello che è successo questa notte è che c'è stato un temporale pazzesco. Attenzione, praticamente il fondo ora non è compatto,
e il vento è forte. Con il fatto che hanno fatto i lavori, appunto, le macchine ancora non sono passate. Qua è meglio. Guardate qua, non so se il vento voi non lo percepite ragazzi, ma è pauroso. No, non si può? Non si può? Ahora no. Está cortado en el arroyo ese. Ah, Tiene mucha potencia este carbón. la Patagonia. Muy difficile. Io speravo che i lavori erano finiti e invece no. Chiudiamo la visiera, ci chiudiamo in casa. Ora può piovere, fare quello che vuole. Tu sei tutta quanta chiusa, le zip sono chiuse, quindi puoi anche dormire ora. Qua l'addetto ai lavori. Hasta las 8. Alla 8? 8. Puede cruzar para allá. Alla 8? A las 8. 4 ore? Sí, más o menos. Con la moto non si può? Bien. Muy angosto. Ma prima il tipo ci ha detto che dovevamo stare fermi 4 ore fino alle 8, poi ora dopo 5 minuti potremo passare. Allora, non mi fate parlare perché poi mi si appanna la visiera, cioè nel senso non mi fate arrabbiare perché ci devono dare queste indicazioni. Comunque pensiamo positivo e andiamo despacio, che qua ragazzi guardate che strada. È un po' di fango anche, piano piano. C'è pure chi ci fa una foto qua. Grazie. C'è un'altra moto qua, qualcuno che come noi con la massima pazienza. Altre moto. Allora, se è vero che da qui in avanti non ci sono più lavori, abbiamo 43 km di questo ripio. Il meteo lo vedete anche voi. Ora voglio vedere sotto nei commenti del video quante persone ci invidiano. Voglio vedere chi lo scrive. Certo che qua con una Tenere 700 da soli scarichi sarebbe tutt'altra musica, però ormai mi conoscete, Sara viene sempre con noi. 50 km li abbiamo fatti quasi con il sole, 50 li facciamo con la pioggia, tanto per provare un po' entrambe le situazioni. Almeno possiamo dire di aver visto l'ambientazione in tutte e due le maniere, sia quella spettrale come ora, quella chiara e cristallina e rilassante di prima. Cioè, nonostante il brutto tempo, guardate che spettacolo. Ora guardiamo la strada perché l'ultima volta che ho detto guardate che spettacolo, poi sapete benissimo cosa è successo, quindi torniamo al nostro compito, quello di guidare la moto.
ora la domanda è: staremo lavando tute e moto oppure le staremo sporcando? Penso la seconda. La cosa positiva di questi completi, ma dell'abbigliamento in generale, guanti, giacca, pantaloni, stivali, sono completamente impermeabili. Hanno tutti la membrana in Gore-Tex, quindi nel caso di maltempo come questo la pioggia diventa l'ultimo problema. Il rip invece rimane sempre il primo problema insieme al vento. Anche questa stradina qua con un po' di fanghia, con le gomme abbastanza slick davanti, non è una bellissima sensazione. Speriamo ad Osorno di trovare un punto dove poterle cambiare, perché in Argentina, poi ci farò un video dedicato, è praticamente impossibile cambiare le gomme a meno che non si voglia spendere cifre folli. A Buenos Aires per la sola gomma dietro $500. Voi vi chiederete il perché? Perché le tasse di importazione sono elevatissime, quasi che raddoppiano il prezzo iniziale. Comunque le previsioni del tempo ci hanno azzeccato alla grande. Questa mattina aveva messo parzialmente nuvoloso, poi nel pomeriggio un po' di pioggia. Questa sera in teoria dovrebbe tornare il sole. Ora sono le 5:20 di pomeriggio, quindi staremo a vedere se verso le 7-8 di sera torna a splendere di nuovo il sole. Qua la variabilità è la parola d'ordine. Che bella strada qui, è un mix tra fango, ondulé, pozze d'acqua. C'è di tutto qua, però sono rimasti 30 km. Dai che ce la faremo, abbiamo capito, stanno facendo i lavori anche qua. Anche questa è superata. Ho appoggiato lo stivale a terra, sa, c'era 10 cm di fango. Ora l'ho appoggiato sopra la pedalina, sento solo fango. Dai, qua dovrebbe essere meglio. Questa notte c'è stato un temporale pazzesco, vento allucinante, ha piovuto per 5-6 ore, praticamente tutta la notte, il vento era fortissimo. Noi sempre fortunati con il meteo, sempre. Ma dovremmo passare sopra il ponte, il fiume pauroso. Wow, guarda qua, un canyon. Anche qua, guarda, sicuramente stanotte ha fatto casino. Oh. Dai, Tenerona. Dai che si apre. Ogni tanto c'è qualche buca che se cai dentro ci lasci mezza moto, eccone una. Poi con la visiera bagnata, per il fatto che andiamo piano, l'acqua rimane abbastanza attaccata alla visiera, inizio a far fatica a vedere dove metto le ruote. Però dai, vedo uno spiraglio di celeste in fondo.
Cartello stradale Puerto Guadal. Ai 21 km andiamo verso il bel tempo, tra virgolette. Non può piovere per sempre. So che Sara tutti i giorni diceva così a Caponord, poi io guardavo le previsioni e il giorno dopo pioveva, quindi quando lei mi chiedeva ma domani che tempo fa, io dicevo più o meno dovrebbe essere un po' meglio di quello di oggi, quando invece ogni giorno era sempre uguale. Comunque, altra cosa positiva, nonostante la scivolata, nonostante la grattugiata agli stivali, non sento entrare acqua. Usciamo dal brecciolino, passiamo di qua, cioè praticamente dove c'è il brecciolino non ci sono le pozze, dove ci sono le pozze è pieno d'acqua. No, hanno bucato? No, che sfortuna ragazzi. E poi su queste strade penso che sia per loro la normalità. Se magari non utilizzano gomme tubeless è ancora peggio. Dai, sa che sta uscendo il sole, guarda, si intravede tra le piante, le ombre sulla strada. Inizia anche un po' a scaldare, perché con la pioggia la temperatura è scesa abbastanza, ma soprattutto anche quella percepita è scesa ancora di più. Un lungo lago incantevole, è il giusto panorama per una giornata un po' ostile. 8 chilometri a Puerto Guadal, ci siamo quasi. Iniziamo a scorgere qualche casina della zona del lago General Carrera, punta sud-ovest. Ragazzi, è o no uno spettacolo della natura? E poi, dopo la tempesta, il sole per farcelo godere meglio. Le acque che si infrangono su questa costa piena di vegetazione. Puerto Guadal, sull'estrema riva sud-occidentale. 1 chilometro alla cittadina. Il sole ci permette di vederla illuminata dalla sua stessa luce. Qualche camino che fuma, si cucina. La tranquillità di Puerto Guadal nel tardo pomeriggio. Molto curata, anche lei, come Chile Chico. Ci siamo quasi, 2 perros che ci aspettano. Dovrebbe essere qui a sinistra, a questa quadra. Allora, Cabagna, Los Olmos, forse un po' più avanti. Forse siamo arrivati. Eccola qua. Non ci sono cartelli, ma dovrebbe essere lei. Vamos. Bueno. ¿No problema? Con sol y con lluvia, sí. ¿Pero bien? Sí. ¿Qué tal yo? Ven, esta. Se llama la atención la moto. No ve muchas motos. No ve mucho. Hola, Catania. Hola, Catania. Hola. Hola. Tranquilo. Ahí está. Sí, aquí está Perfecto. la casa. Sí. Esta es la casa de Francesco. ¿Podemos dejar la moto aquí? No, es... Si quieren la dejan, a ver, porque ellos mañana sacan el auto, entonces necesitan el espacio para salir. Yo creo que allí o acá, sí, aquí. Perfecto. Ahí. Perfecto. Ahí está a la vista de Francesco. Okay. Ya, Catoyo. Él es mucho cariño, Catoyo. Muy cariñoso. Ya.
Bienvenido. Moto scaricata al volo, è diventata inguardabile. Povera tenerona. Ehi, amico, amico. Quando sono belli i perro sudamericani. Batterie finite, ci stiamo riprendendo con il cellulare perché dobbiamo andare a fare la spesa, in quanto qua i supermercati chiudono alle 8. Stasera che mangiamo? Non lo so, vediamo quello che troviamo al supermercato che ci hanno indicato i bimbi. Andiamo. Perro. Ah. Il cane, non so se lo vedete, potrebbe entrare. Voilà. Voilà. Non può entrare. Voilà. Vedo le uova, potremmo fare anche le uova, anche se per la sera non sono il massimo per noi. Spesa velocissima anche perché il supermercato era piccolissimo. Abbiamo preso l'essenziale e ha iniziato a piovere di nuovo. Dai, sempre fortunati. Torniamo nella nostra casina, prepariamo cena, abbiamo anche la colazione, poi domani con calma andiamo al supermercato che abbiamo già visto qua in centro, dovrebbe essere molto più pulito. Comunque 4 notti anche a casa. In fondo i ghiacciai, poi la tenerona la mettiamo di fianco alla casina, la copriamo. La porta si apre al contrario, stavolta non sono io, non è colpa mia. Derecha, izquierda. Ecco, lo sa. No, non può entrare. No se puede, no. Sei una gatta ladrona, ci ha detto. La nostra dimora per 4 giorni. Stufa a legna, lettone. Aspettate che giro perché è piccolina ma super carina. Porta d'ingresso, cucina, divano, bagno in fondo. Mentre io ancora sono alle prese con la porta. Ecco la dura realtà. Tavolinetto minuscolo, sedia con pelo di pecora, ancora la devo provare. Che però va bene perché ammortizza la mia schiena. Vi mostriamo la nostra carna cena. Uova con patate, che non posso fare affrettata perché non abbiamo quasi mai a disposizione una padella, una pentola antiaderente, quindi insomma devi ogni volta girare e fare una sorta di scramble eggs. E insalatina con cetrioli, carote e mela verde. Erano le uniche cose che il mini supermercato aveva a quest'ora. Ce le facciamo andare bene. Sei la moglie migliore del mondo. Io vi saluto da dietro perché sono inguardabile. Ciao ragazzi. In mutande. Per quello sarei fighissimo, però. Ciao ragazzi. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the big